Ciao Francesco, ditemi se si sente, altrimenti vedrò di... Ciao Elvio, dimmi se si sente bene per piacere, perché allora questa volta è andato un po' così. Prossima volta si vedrà meglio, metterò StreamYard, si cercherà di fare un qualcosa di un pochettino più professionale. Questa volta è stata un po' buttata così. Dalla Grecia, ciao, 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 dalla Turchia, mamma mia ragazzi, quale grande onore. Ciao a tutti, veramente. Francesco, Gianmarco, mamma mia quanti. Il nome greco purtroppo, perdonami, non riesco a tradurlo e a leggerlo. Eh, ciao a tutti, sono veramente contento di vedervi qua. Ringrazio Anel di Anticatura perché si è messo a disposizione del gruppo, ha apprezzato molto il nostro sostegno, lui è un appassionato come noi. Ciao Nicola, ciao Marco, benvenuto anche a te. Bene, bene. È stato veramente gentilissimo perché si è reso disponibile a fare, tra virgolette, sponsorizzare questo video, ma non per me, ma farlo per voi. Cosa che ho fatto veramente molto volentieri perché ho detto perché non, invece magari di mandarmi roba a me, perché non facciamo qualcosa per il gruppo, per le persone? E quindi mi ha mandato un pacco con dentro Macduff Icefield Parkway, Laugar, Halderney, roba tosta qua, Oaken Farm Infield e eccolo qua, Zingari Man, tutti nuovi di palla, ancora incelofanati. E allora ho pensato, facciamo un giochino insieme, dopo, tra un po', insomma, intanto parliamo un po' verso la fine della diretta, facciamo un giochino insieme, vi farò una domanda dal suo sito, qualcosa così che vedrò al momento, il primo che mi risponde, giusto si paga, ecco, giusto 5 euro della spedizione, e adesso sceglierò due saponi, possiamo fare o Haken, che sono tutti e due un po' boschivi, o Haken e Macduff, e dopo la prossima diretta magari facciamo Zingari con Laudare e si li porta a casa gratuitamente praticamente. Eccoci qua. Allora, chi è e chi te li ha mandati? Allora, c'è un sito che si chiama Anticatura, voi andate su Google, scrivete Anticatura, adesso ve lo faccio vedere se riesco senza che si blocchi dirette o cose. Guardate, viene fuori Anticatura, ok? Togliete il .com e fate in modo che nella barra di ricerca di Google venga fuori solo Anticatura. Fate ricerca ed eccolo qua. Non si vede niente. Comunque il sito è www.anticatura.com. Però se voi cercate Anticatura dopo vi esce direttamente dal telefono. Entrate nel sito e ha prodotti americani, fa arrivare prodotti dell'America che sono, cioè, li importa e li rivende praticamente. Ecco, quindi trovate Macduff, Saunter Witchcraft, Declaration Grooming, trovate Chicago Grooming, trovate il Rex, trovate roba veramente eccezionale. Quindi vi consiglio già di collegarvi al sito, così quando vi chiederò dopo vi chiederò qualcosa dal sito, potrete direttamente darmi la vostra risposta e così. Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ciao, benvenuti. Se avete già qualche curiosità o vi va di chiedermi qualcosa, qualsiasi cosa, veramente. Sì, è un gran bel sito. Tra l'altro, chi è interessato, ci sono due cose nel sito interessanti. La prima, ci sono una raccolta punti, ok? Quindi ogni volta che voi acquistate, accumulate dei punti
e dopo un tot potete farvi scalare. Ciao Dino, ciao, ciao Vincenzo, ciao a tutti. Potete farvi scalare, non so, arrivate a 5 euro, 10 euro, ve li fate scalare dal totale. Altra cosa bella è che come gruppo siamo riusciti anche ad avere un 5% che non lo si può usare quando si scalano i soldi, ma finché si accumulano i punti si può avere anche quel 5% lì. Diciamo nel momento che scalate i 5-10 euro dello sconto non potete usare il 5%, ok? Però quando voi acquistate, finché state accumulando i punti, potete usare questo 5% anche. Se entrate nel gruppo Passione Rasatura trovate questa possibilità. Ciao Andrea, ciao Fabio, mitici, i miei fedelissimi amici anche abbonati che ringrazio veramente per il sostegno che mi danno, perché vi assicuro che far sempre tutto da soli è duro ed è difficile, molto difficile. E, e alla fine arrivi a un punto che o fai veramente quello che riesci, ma si arriva fino a un certo punto, o se no o ti vendi a qualcuno, cosa che non vorrò mai fare, non farò mai, o altrimenti chiedo l'aiuto a voi, magari un pochettino uno, un pochettino l'altro, chi mi lascia un grazie, chi mi dà qualcosina su PayPal, chi adesso si è abbonato, chi mi dà un sostegno così, prima cosa riesco a portarvi più cose, più novità e quindi continuare questa avventura che stiamo facendo insieme alla fine, no? E in più chi è abbonato premium riesco anche a fare un qualcosina in più, magari se riesco a raccattare un sconticino in più, che già sono riuscito su un sito, qualche novità la si sa prima, riesco ad avere un contatto un po' più diretto su WhatsApp, insomma, riesco a fare un qualcosina in più, ecco dai, che mi sembra anche giusto per chi comunque mi sta dando un sostegno diretto che non è da tutti, ecco, fare una cosa così, quindi io lo apprezzo ed è giusto anche che collaboro e faccio anch'io, no, qualcosa logicamente per loro. Non è dovuto, però è bello che sia così, ecco, mi fa piacere anche a me, se no mi sento veramente anch'io un po' troppo, ecco. Ti ringrazio Vincenzo, grazie a tutti veramente, guarda, per le vostre parole, perché a volte è brutto, anche adesso siamo andati da Goodfellas e sempre qualcuno magari che anche mi segue da un po' mi scrive: ma qua si vede che mai non sei stato sincero, che ragazzi vi posso assicurare, guarda, c'era lì anche Elvio di Mercati, era lì con noi, cioè io le cose che ho pensato le ho detto anche a loro, infatti l'ho detto nel video, quello che penso lo dico ragazzi, non mi interessa, anzi avevo paura di trovare tante cose negative perché le avrei comunque dette, invece fatalità e rasoio era una bomba, pennello per me evitabile, vabbè, però se costa 15 euro alla fine costa come i cinesi, quindi ci sta, almeno avete anche una roba italiana, però per dire, se avessi veramente trovato dei difetti li avrei detto, la fatalità è andata bene, quindi ragazzi io cerco veramente di essere sempre sincero su tutto, anche perché alla fine i risultati che sto avendo adesso, ok, anche il fatto che magari qualche produttore mi manda magari qualcosa prima da provare per capire anche dove può migliorare quella, cioè alla fine è quello che a me piace fare, okay, cioè dare una mano nel mio piccolo dove posso per arrivare a far uscire un prodotto che dopo piaccia a tutti, okay, che funzioni. Quindi quello il mio scopo è anche questo, cioè essere sincero in modo da poter fare a chi è interessato a avere il mio parere, poter migliorare. Questo è il punto, basta. Non che io sia un maestro o chissà cosa, però ragazzi, vi dico la verità, anche Officina Artigiana, avevo paura a provarlo, ho portato un sapone mio, rendetevi conto. Dopo però ho detto: "Vabbè, lo provo, mal che vada dico: vabbè, io preferisco altro". Invece fatalità, hanno aggiunto 'sto burro, mi sembra di karité. E ragazzi adesso funziona, prima gli mancava un po' di protezione, un po' di post rasatura, adesso ragazzi il set funziona e per quel prezzo lì è una bomba, che ve devo dire. Se non fosse stato così l'avrei detto. Ecco, cioè capito, dopo anche, come ha detto Fabio, no, se uno vuole guardare il video che faccio con occhio malevolo, troverà sempre qualcosa, okay. Se invece uno lo guarda con occhio sincero, come io cerco di essere sincero con voi, vedete, no, quando una cosa mi piace veramente, quando una cosa non mi piace. Cioè, anch'io non ce la faccio a nasconderlo e non voglio nasconderlo. Quindi, ecco, se dopo uno ci vuole vedere la malizia, ragazzi, ce la veda, che ve devo dire.
Ragazzi, Maremoto è stato profumazione bomba, veramente buona, tra l'altro anche bella durevole perché per 2, 3 ore me la son portato dietro. Buono, buono, sapone adesso funziona, protettivo, scorrevole, giusto, un po' meno di prima ma è già sufficiente così, perché prima era veramente anche troppo. Ottimo post rasatura, profumazione indovinatissima. Chi ha Megamare può andar tranquillo. E cosa volete di più, ragazzi? Già che siam qua, diamo un'occhiatina al nuovo arrivo. Non so se vedete il schermo come lo sto vedendo io, vedrete veramente molto male purtroppo. Mi dispiace, cercherò di migliorare. Dio, grande. Ehm, ecco, e mi è arrivato il Green Cult nuovo con tutte e 4 le piastre. Sono curioso di provarlo. Tra l'altro sono riuscito anche parlando con la produttrice, farò i 2, 3 video e alla fine dell'ultimo video farò attivare uno sconto del 10% per voi, che potrete utilizzare per 2 settimane. Quindi io non ci guadagno niente, è una cosa che ho fatto per voi. Quindi se qualcuno gli piace, nella mia recensione vede che vi può piacere il rasoio, sappiate che nel momento lì io farò attivare, lo dirò logicamente, farò 2, 3, 4 video che farò. L'ultimo video farò attivare questo sconto del 10%, quindi per 2 settimane avrete la possibilità di avere questi 10 € in meno sul rasoio, che secondo me non è male, insomma, ecco. O se no chi prende anche altre piastre avere comunque il 10%. Vi devo dire, è veramente bello, è bello. È abbastanza pesantino, c'è da dirlo, però a me non sembra una cosa esagerata. Lo trovo gestibile e veramente bello. Va provato, vediamo come lavora. Ecco, nelle finiture interne, devo esser sincero, sul cap qua poco importa. Qui non è che sia una cosa spettacolare, però non ha difetti, okay? Son una lavorazione abbastanza, tra virgolette, grezza, cioè non c'è chissà che lucidatura, però è precisa, non ci son difetti, sbavature o via dicendo, cioè è lavorato bene, però non c'è una lucidatura, ecco, mettiamola così, o non c'è neanche una sabbiatura come c'è da questa parte qua. Quindi la finitura interna è un po' diversa, ma è precisa, cioè è fatta bene, è liscia, non ci son difetti, non ci son sbavature, non ci son segni né niente, Cioè questo è da dirlo. Bello il fatto che sotto qua abbiano scritto stampato, punzonato tipo, ecco, il gap e l'esposizione di ogni piastra, made in Austria, bello, bello. Si vede che ci hanno tenuto, che hanno voluto nel loro piccolo comunque portare un prodotto fatto in Austria e anche fatto bene. Allora, ciao curiosità, hai avuto modo di chiedere chi produce i rasoi di Rasoi Goodfellow, chi li progetta i rasoi? Ricordo il video di Traverso nel quale che aveva collaborato per Stiletto. Primo e ultimo. Allora, è fatto da Minuteria Rocchetti, che tra l'altro si trova, mi sembra a 500 metri, perché passando li abbiamo visto, a 500 metri dal negozio di Goodfellas. Quindi è un'azienda che produce minuterie, quindi lavora di precisione su pezzi di metallo piccoli, probabilmente piccoli, e sono riusciti, avendo un contatto così, a cominciare a progettare, ecco, i rasoi. Ehm, Secondo me l'unico problema è stato che quello stiletto con quel materiale lì hanno scelto un materiale molto pregiato, hanno voluto secondo me fare un po' il passo più lungo della gamma. Questo è stato un po' diciamo il concetto. E quindi anche perché dopo cos'è che succede? Che l'azienda arriva fino a un certo punto, cioè lui ti lavora il metallo, ti arriva fino alla finitura giusta, però dopo se ad esempio tu vuoi fare una copertura come è stato il PVD o se no vuoi fare, l'altra che fanno anche con una specie di cromo coato, insomma altre cose che devi fare fuori, quindi dopo non sai mai alla fine qual è il prodotto finale. Se sceglievano un acciaio un po' più facile, logicamente sarebbe venuto fuori una finitura migliore, meno problematica. Quel metallo lì ha dimostrato quella difficoltà tecnica lì e purtroppo è andata così, però ci può anche stare, ecco, un errore di gioventù. Già con lo stiletto in alluminio, sempre fatto da queste minuterie Rocchetti, hanno veramente fatto un bel lavoro. Io adesso ho provato quel rasoio lì nuovo che uscirà fra qualche mese,
e mi hanno fatto un po' vedere una cosa che uscirà ancora più avanti, veramente molto interessante. Non ve la posso dire perché è ancora proprio una cosa embrionale, però cose veramente interessanti, quindi stanno sviluppando, ci stanno lavorando, stanno investendo, bisogna dire la verità. E quel rasoio che ho provato, loro hanno probabilmente intenzione di farlo coprire tipo i manici no, dell'Impero, come si chiama? Dell'Italico, quella roba, cioè l'acciaio sì sotto, 303, però ricoperto con quel cromo lì duro, in modo da dar scorrevolezza e farlo durare praticamente all'infinito, ecco. Che con l'acciaio anche dovrebbe aderire bene, quindi non mi darà problemi, dopo si stacchi magari come è stato con certe testine, però che sotto sono in Zamac, ecco. Ehm, il bello è che ragazzi, riusciranno probabilmente a farlo uscire con un prezzo sotto i 100 €, che un rasoio così sotto i 100 € è tanta roba ragazzi, perché veramente coniugare sono riusciti a coniugare veramente, tutti questi rasoi un po' con mi sfugge il nome, con l'angolo obbligato, ma renderlo veramente emozionante, si sente la lama ma non è mai troppa, giusta profondità, veramente uno spettacolo. Cosa pensi del rasoio R41 Twist? Allora, l'ho provato l'R41 Twist, allora diciamo così, R41 è un rasoio estremamente efficace, okay? Quindi la maneggevolezza su quel rasoio lì è tutto, c'è poco da fare. Quindi l'R41 Twist pesa di più e c'ha un manico, proprio per il suo meccanismo, molto più ingombrante. È difficile da maneggiare, cioè tu lo puoi usare, lo usi tranquillamente come l'altro, però è più difficile da maneggiare, quindi non la trovo una grande idea. Ecco, questo intendo, non la trovo una gran bella cosa. Poi c'è chi dice: "Io mi trovo bene lo stesso, mi piace un po' più pesante", è una cosa. Sicuramente meglio, secondo me, dell'R41 GS che hanno fatto in acciaio, perché lì hanno cambiato anche un po' la geometria della testina ed è diventato più aggressivo, è diventato un altro rasoio. Invece in quel caso lì alla fine la testina è proprio quella, l'R41 Twist è uguale dell'altro normale. Però io lo trovo molto scomodo, quindi no, assolutamente no. Non ci siamo. Aspetta che tiro giù un po' qua, perché fatalità appena devi far qualcosa fuori comincia il mercato. Ecco. Buonasera Arminta e Flower, il top del top. Ah Guido, sì, gli ho mandato a Guido, un campioncino di Taiko, perché dovevo mandare delle cose, io faccio provare Taiko e anche Mint and Flower, non li avevo mai provati e ragazzi, cioè io lì ci ho messo il cuore, a volte faccio fatica a portarvi, come si può dire, il marchio A e B, cioè faccio fatica proprio a spingerlo così, perché si può sempre pensare che ci abbiano interessi dietro, tutto in realtà non c'ho nessun interesse, neanche nel set del gruppo. A un certo punto mi son anche stufato, quindi adesso ne parlo, vi faccio vedere anche i nuovi perché ci tengo. Per me è un prodotto fantastico, stiamo parlando veramente di vera cosmetica, anche perché chi lo produce c'ha le carte in regola per poterlo dire e fare e si vede dopo ragazzi. Sto vedendo i saponi e post della Lotur, li hai mai provati? Sul sito di Anticatura. Ecco, ricordatevi di entrare nel sito di Anticatura perché tra un pochettino, quando finirà la diretta, magari fra un quarto d'ora, 20 minuti, quello che finirà la diretta, farò una domanda, così vi potete portare a casa un paio di saponcini nuovi. Nel frattempo, ragazzi, se non siete iscritti, dopo ti rispondo, se non siete iscritti, dai, fatemi vedere che alla fine della diretta qualcuno si è dimenticato e iscriviti al canale, lascia like, come dicono gli influencer. No, dai, almeno iscrivetevi al canale, anche giustamente magari vincete anche i 2 saponi, non siete neanche iscritti al canale, sarebbe un peccato, no? Dopo venite su Facebook, su Passione Rasatura e lì avete fatto il bingo, anche perché ci sono tanti codici sconto, c'è un gruppo veramente bello e ce lo godiamo insieme. Quindi aprite il sito di Anticatura e tenetelo lì pronti. Allora, Lotur. Io vi dico la verità, io ho provato un Lotur ancora un bel po' di tempo fa e non m'è piaciuto per niente, né come profumazione perché sapeva di veramente di poco o nulla e un post rasatura abbastanza pessimo. Però può essere
che da allora ad oggi sia cambiato, cioè abbiano cambiato la base, qualcosa, perché intanto ne hanno usati 2 o 3 di un amico, però purtroppo non li ho provati ancora, ma lo farò. E le profumazioni erano una bomba, quindi non sembrava neanche lo stesso prodotto, e anche visivamente il sapone mi sembrava un po' diverso, quindi mi sa che hanno fatto qualche upgrade, però finché non lo provo purtroppo non vi posso dire. Com'era in quel momento là che l'ho provato io un paio d'anni fa, non m'era piaciuto, ma può essere che abbiano fatto dei passi in avanti, insomma. Poi mi devi affittare la cantina, porca miseria, a volte la scimmia diventa dura, dura, dura. Quello Simone, il tonsore consapevole, ragazzi, è un ragazzo fortissimo che farà, l'ho già detto io, 1.000.000 di iscritti, non si deve dimenticare di me. Iscrivetevi al canale di Simone il tonsore consapevole, perché è troppo simpatico, ragazzi. C'ha proprio il fare che da romano di Roma che vi fa, è forte, è forte, è forte. Dopo un ragazzo di cuore, simpatico, e dopo io non vedo l'ora di vederlo devastarsi con lo Shibumi che si è comprato, cioè veramente vedrete fiotti di sangue, quindi è una cosa spettacolare. Come performance tra Macduff, Declaration, chi la spunta e perché? Domandona da $1.000.000. Allora, secondo me, se guardiamo prestazioni punto e basta, sapone, quindi ci fermiamo ai saponi, alle prestazioni nude e crude, Macduff è molto difficile da montare bene, ma quando ci avete beccato il montaggio perfetto, penso sia il tagliovato in assoluto più performante. Non ci son storie, non ci son storie. Però Declaration come profumazioni, come aftershave, come facilità di utilizzo è molto più facile, è molto più versatile, quindi beccate più facilmente il montaggio, quindi diventa più facile farci venir fuori la sbarbata giusta come montaggio e tutto. Quindi se guardiamo solo il sapone vince Macduff, se guardiamo tutto l'insieme secondo me Declaration un passo sopra. Ma il sapone del gruppo fatto dalle Westman arriverà prima di Natale? Guarda, lo spero veramente, lo spero veramente. Purtroppo la prima idea che ho avuto m'è stata un po' fregata da un'altra uscita e non volevo fare le stesse, più o meno la stessa profumazione. Quindi ho dovuto virare in qualcos'altro e adesso a breve dovrebbe mandarmi di campioncini da annusare. Io spero che arrivi. Se non ci arriva sarà dopo Natale, magari i primi dell'anno prossimo. Spero che mi arrivi qualcosa. A e B Mint and Flower, presente la componente fredda menta molto intensa oppure lieve come la Proraso verde? Ehm, Non è menta fredda, è un profumo di menta. Cioè non è una profumazione, cioè ecco anche lì a volte può fregare, vedete. Non è mentolo, non è una menta che dà freschezza in rasatura. Ti può dar l'idea della freschezza, ma non ti dà freschezza, cioè non ci son componenti, è la componente profumata della menta. Quindi voi sentite una piccola nota di menta che è veramente leggera, perché io l'ho fatta abbassare tanto. All'inizio lui aveva spinto tanto, ma secondo me copriva un po' il resto. Adesso l'ha abbassata, abbassata, adesso è diventata leggera e la si sente più sul sapone, sull'after anche meno, ma è solo a naso. Quindi voi sentite un po' di menta che vi dà la sensazione di freschezza, ma in realtà in viso non sentite freddo né niente. Ciao Vincenzo Italiano, ciao Andrea Segattini, grandissimo amico mio, grande, grande amico mio, anche lui. Pure i props, così mi fai arrossire. Grazie capo, Simone numero 1. Rasoio Timo a farfalla, che mi sai dire? Allora, mettiamoci l'anima in pace. Io l'unico a farfalla che ho provato degno per me di essere un rasoio che si può usare abbastanza sono o qualche Gillette vintage, tipo Gillette aggiustabile, così che gli vuoi dire, e il Slim Twist G1000 lì, ecco, quello col manico un po' più bruttino, di plastica, senza notolino quello secondo me. Il Timor è pessimo, è un rasoio pessimo. Io proprio non mi ci trovo, perché purtroppo io penso sia proprio un fattore che non riescono con la chiusura così a tenere la lama fissa. Quindi spesso ci sono vibrazioni, spesso sono aggressivi. Chi c'ha una pelle delicata come me, una barba dura, vibra tutto e spesso ti massacri, è inutile. Quindi soprattutto anche quelli che si trovano adesso in giro per me sono veramente, veramente faccio fatica a usarli.
faccio fatica. Che ne pensi di Cesar della Roma Empire Shaving? Allora, io ne ho provato uno, l'ho trovato inutilmente aggressivo. Non costano poco, valgono poco. Dopo lì c'è anche un discorso da dire, che se uno magari non c'ha un pelo difficilissimo, una pelle super delicata, magari non c'ha mica neanche tanti problemi, cioè li usa e basta, costano poco, uno li può anche provare. Però quello che dico io è: cominci con un Gillette King, okay, lì sei a posto, vai avanti per mesi fino a quando prendi in mano. Dopodiché passi ad un italico che con 30 €, sotto i 30 € c'hai già un rasoio che può essere tranquillamente definitivo. E dopo, se uno vuole rifermarsi lì, si ferma lì, c'è bisogno di nient'altro. Altrimenti si prende un bel rasoietto in acciaio, che può essere un Rocca, che può essere un 316, anche l'R41 da aver lì. Cerchi 2, 3 rasoietti così, ragazzi, siete a posto. Cioè andare, io li ho provati centinaia di rasoi, ma ti rendi conto che dopo ce li hai lì e non ti danno soddisfazioni. Meglio, al posto di 10 rasoi ne prendi 2 buoni, basta, cioè sei a posto. Sopportabile l'acquisto compulsivo dei prodotti. Vincenzo Italiano, quanto mi piacerebbe. L'unica cosa è questa: devi cercare di comprargli la stessa cosa anche a lei. Quindi se tu compri le stesse cose anche a lei, muori del tutto nel conto in banca, però un regalo a lei, uno a te, fino a che duri, vai avanti così. Tutto il resto. È dura veramente, Andrea. Pennello sintetico di maiale. Allora, partiamo da un punto: ogni pennello monta il sapone, qualsiasi, anche il peggiore pennello che esiste al mondo monta il sapone. Quindi partendo da questo, capiamo che dopo diventa un gusto personale. Quindi c'è chi ama sentire il massaggio morbido, c'è chi ama un backbone di un tipo, c'è chi ama, sentire l'assetto di una, quindi lì è a gusto personale. Dopodiché, se andiamo a livello oggettivo della cosa, un sintetico top di adesso, okay, ma già un Omega Roma, quello SEO, come monta il sapone un sintetico, non ci casca niente, cioè non ci son tassi, non ci sono maiali, non c'è niente che monta come un sintetico, come prestazione pura. Però mare sintetico non dà lo stesso gusto che può dare un maiale, che può dare un certo tipo di tasso, quindi lì è una cosa molto, molto soggettiva e personale in base a uno cosa gli piace, ecco. Quindi se parliamo di oggettività, quindi di prestazione assoluta, il sintetico, ragazzi miei, oggi fanno di quelle bombe atomiche. Però il gusto personale è un'altra cosa e quindi bisogna contare anche quello, che non è poco. Hai visto che so British? E ora mostra qua, vediamo, mostra. Penso non ci siano problemi, no, cosa è successo qua? Okay. Ah, messaggio ritirato, vabbè. Testimoniale così pies del pin. Okay, te l'ho detto. Edwin Jagger ci ottiene BBS, vai tranquillo. Poi anche un Edwin Jagger, ma anche un King, ci metti una Super Iridium, una Feder, una Super Iridium, ci arrivi a BBS, Dopo, se vuoi andare spinto come me sotto pelle, c'hai bisogno già di un italico, già sei a posto, ci metti una lametta affilata, perché mica devi per forza sempre avere tutte le lamette, no, ne usi una più affilata e sei a posto, no. Ciao Enrico Pasin, grande Luigi, tu sei un numero 1 Luigi. Ecco chi mi aveva detto della vestaglia sta British. Allora vi faccio vedere una cosa, così faccio proprio, eccolo qua, guardate, faccio bello. Allora, anche io ho la pelle molto delicata, manutenzione della barba, e penso che la barba un po' dura ogni volta è una carneficina. Invece il mio pane ha anche un taglietto, qualcosa per migliorare. Allora, la mano non te la toglie nessuno, okay, quindi bisogna farci la mano. Io per 6 mesi, i primi 6 mesi mi son sempre distrutto per cercare la perfezione, i passaggi e tutto, e ci avrò messo 1 anno e mezzo, arrivare veramente a farmi rasature sempre perfette, quindi ci vuole tempo. Quali sono le cose principali? Non cambiare troppe cose, quindi se prendi la mano con un italico, tieni quello, non cambiare continuamente rasoio. Prendi saponi buoni, quindi un buon sapone, anche uno Stirling è già sufficiente per arrivare al risultato. Usa un pennello che sia un sintetico, che ti trovi bene, prendi bene la mano sui montaggi e tutto quanto. Dopo, quando magari ti annoi un po', prendi un tassetto, provi qualcos'altro, ma fermati, meno cose cambi meglio è.
E dopo, una cosa importante, quando hai cominciato ad avere una buona mano, devi selezionare le lamette. Le lamette sono la cosa più soggettiva della rasatura tradizionale, che nessuno può dirti quali sono. Logicamente vedi quali che vanno più alla maggiore, prima prova quelle, ma dopo le lamette vanno provate. Selezioni le lamette perché quelle sono, quelle vuol dire tutto. Cioè io posso prendere il rasoio migliore del mondo, il sapone migliore del mondo, che magari mi dà anche una mano, ma metto una lametta che su di me è pessima, mi distruggo, posso aver usato anche il miglior rasoio della terra, sicuramente mi darà una mano, però selezionare le lamette, quello è. A e B e Pantarei in futuro potrebbero adottare balsamo non alcolico per colonia per chi non ama after alcolici. Può essere, anzi guarda anche con Andrea e Alessandro, una parola si può fare. Vi assicuro che ad esempio anche gli after di Andrea senti un po' l'alcol all'inizio, ma dopo c'hanno una lenitività che è roba da paura. O se no ci son vari metodi per sentire meno l'after dopo. Ad esempio, se voi finito la rasatura vi fate acqua fredda, okay, aspettate 1 minuto, vi mettete una puntina di crema, okay, aspettate un altro minuto e vi mettete l'aftershave e sentite un quarto dell'alcol. Quindi ci sono anche dei metodi per godersi l'alcol senza andare proprio a farne senza. Ecco, bravo Francesco Zamma, perfetto. Purtroppo quelli lì a farfalla, soprattutto per chi comincia che magari prende il Wilkinson Classic, cioè proprio si va a distruggere, si va a rovinare la vita perché è di una difficoltà mostruosa, sei sempre lì appeso, nella difficoltà. Cioè, visto che il King con 10, 12 € ve lo portate a casa, basta, siete a posto così. Dopo 3, 4 mesi vi prendete un italico, anche solo la testina, ci montate il manico, se non volete spendere solo la testina, vi montate il manico del King e lo usate, vi fate la mano con quello, siete a posto. Io ci ho messo mesi solo a imparare a montare i saponi. Allora, io ti dirò la verità, per arrivare a montare qualsiasi sapone come piace a me, perché io vi dico la perfezione, ma non è la perfezione in assoluto, è la perfezione per quanto mi riguarda a me. Quindi riuscire a montare qualsiasi sapone duro, qualsiasi crema, con qualsiasi pennello, arrivare alla perfezione per quanto riguarda il mio gusto, i miei bisogni, io ci ho messo 1 anno e mezzo. Sono sincero, ve lo dico, 1 anno e mezzo. Lì ho capito dopo che sarei riuscito a montare col peggior pennello, il qualsiasi sapone ci sarei arrivato, ma ci ho messo 1 anno e mezzo. Quindi, non è che per quanto vedessi, provassi e via, ci vuole tempo ragazzi. Anch'io, Antonio, anch'io, Frosi. Avevo preso il Lupa e fa fatica a aprire in viso. Puoi aiutarti un po' se li fai una mollo con acqua calda prima qualche minuto, un pochettino aiuta, però se non apre bene in viso dà fastidio. E infatti il Colosseo è tutta un'altra cosa. Si apre bene e lavora bene. Anch'io ho avuto quella sensazione lì, m'ha dato un po' fastidio, infatti ho poi l'ho dato via. Bravo Fabio, Rasoli, esatto. E Luigi. Sto usando Prolaso bianco e Plaque Doctor sono buoni come protezione. No, mi dispiace, cioè Prolaso bianco proprio su me è uno dei peggiori saponi che abbia provato. Il Plaque Doctor è comunque un TFS base, proprio basico, basico, quindi protezione sei quasi a zero. Io ti direi, se non vuoi svenarti, sul mercatino trovi a volte anche a 10 € gli Stirling, son 160 € di 160 grammi, 150 grammi, mai usato una volta, 2 di sapone anche bello duro, che lo usi per mesi e mesi, prenditi uno Stirling e sei a posto. Se vuoi anche un Westman o uno Stirling o con qualche sconto e lì già voli 50 metri più in alto, c'è poco da fare. La differenza si sente. Mamma mia, il Wilson Classic, che ancora adesso io se uso un rasoio così mi uccide, cioè proprio che dopo se devi far solo il pelo, essere pulito, puoi usar tutto, bisogna anche capir quello. Se uno dice: "Io mi voglio solo tenere pulito", puoi usare qualsiasi rasoio, praticamente qualsiasi lametta e qualsiasi sapone. Ma se hai una pelle delicata, ti piace come me, dopo la rasatura essere bello liscio, arrivare in profondità di taglio, ragazzi miei, devi per forza selezionar cose di un certo tipo. Allora Daniel fan fatica un pochettino Anticatura a far degli sconti, magari 10% può essere anche che ve lo cacci, però fa fatica perché lui compra
Okay, come fai tu? Compra, si può dire, ecco, gli farà un po' di sconto perché ne compra 57, okay, compra e rivende. Non è come Goodfellow che certifica, importa e quindi lui deve pagarsi la dogana, deve pagarsi il trasporto, cioè è una cosa. Lui c'ha tante spese, il margine è veramente poco, lo fa proprio da appassionato, fidatevi che non ci guadagna chissà cosa, quindi fa fatica a fare sconti. Già che ci dà quel 5% della raccolta punti, secondo me è già tiratissimo. Sì, che dopo logico, se hai la possibilità, al posto di uno Stirling, ti vuoi comprare anche qualcos'altro, ma tutti son buoni, Zingari, Barista, tutti adesso questi che son buoni, anche Ariane Evan, Tyler Watt non è male, ci son tutti buoni quei saponi lì, funzionano tutti bene, però qualità prezzo Stirling secondo me. Dopo dici: "A me non mi interessa, voglio comprarmi un bel set", ti compri un Declaration, compri un Declaration Crew, mi son Ticatura, quelli in collaborazione con Cation Lurs che hanno profumazioni fatte da profumieri, ragazzi miei, spacchi tutto. Anche un Chicago Grooming è già secondo me abbastanza superiore. Macduff, ecco lì eviterei perché non è facile, è bello tosto. Come mai non ti piacciono gli slam? Allora aspetta, prima dal Cielo Rosso invece cosa ne pensi? Allora, ehm, fa il suo perché fa il suo e magari è meglio di un vegetale da banco, però già un Westman, okay, che costa 15 € il sapone, se lo mangia andare, venire, tornare, lo sorpassa. E quindi cosa ti dico? Per il prezzo che ha, magari lo trovate a 5 € una ciotolina e che ne vuoi di? Funziona, fa il suo, però comprate uno Stirling, Cella fa: "Ciao, ciao". Quello è il problema. Come mai non mi piacciono gli slant? Non mi piacciono gli slant perché li trovo inutili nella rasatura. Intanto tolgono parte del gusto, perché questo taglio a ghigliottina rende il rasoio molto più dolce in viso, ma ti toglie anche il gusto del taglio, di sentire la meta che taglia, se non senti quasi niente, quindi ti dà anche poco feedback. Avendo poco feedback, devi stare attento a non premere, a non sbagliare movimenti qua e là, a me m'annoia. Quindi un bel rasoio dritto con una buona geometria, ha emozione di taglio, la giusta profondità che ti gestisci tu, senti cosa stai facendo in viso, a me dà molta più soddisfazione. A vuoi c'ho niente personalmente contro gli slant, però non ne ho mai trovato un utilizzo, che mi abbia dato un qualcosa in più con tutti quelli che ho provato. Kill Select Face, che ne pensi? Penso che non capisco perché non fanno gli after senza mentolo, che ti bruci la faccia con quel mentolo lì, maledetti. Sono ottimi i prodotti. Forse sul post rasatura non sono tra i migliori, okay, però funzionano alla grande e ottime profumazioni. Quella Midnight Stag è una roba da morire, però ad esempio il Bay Rum è il più buon Bay Rum che io abbia mai sentito. Qualcosa di spettacolare. Ci faccio vedere una cosa. Allora, però ci devo aggiustare il tiro, ragazzi. Ci devo aggiustare il tiro perché c'è una nota che portandolo al 30% di Arefa Sop The Unforgiven. Tra l'altro oggi mi è arrivato anche delle nuove profumazioni, ho annusato qualcosina di nuovo che uscirà da Pantarei. Che bomba ragazzi, sarà una bomba atomica, non posso dirvi niente perché non è ancora completamente definitivo, ma ragazzi sarà una bomba, ve lo dico io, stra-atomica, senza contare gli eau de parfum che usciranno. Ah, entro fine anno ragazzi ci saranno 3-4 uscite di A e B di Andrea Bianchi, 3-4 profumazioni e ci sarà anche 4 eau de parfum. Preparatevi alle bombe, compreso Talco e Cipria. 64, mamma mia ragazzi, non me ne ero neanche accorto, era la prima 64. Mamma mia ragazzi, grazie mille, grazie, cioè 64 persone che di sabato sera stanno qua ad ascoltare un pirlone in vestaglia come me. Mica male direi. Grazie ragazzi, grazie veramente del sostegno. Allora tu nel packaging leggi scritto Chatillon Luxe, quindi son fatti in collaborazione coi profumieri.
esatto, caricate a Poste Pay e dopo scrivete grazie, potete mandarmi il grazie di 2 €, 5 €, 10 €, 20, 30, 50 €, ecco. Così vi pagate il sapone che vi mando. No scherzo dai ragazzi, tranquilli. Mhmm, può essere allora, può essere quello che dici, Dux of Peara, può essere. Cioè, chi comincia a radersi non deve per forza guardare il risultato, deve farsi un po' di mano e deve avere una certa leggerezza. Quindi non devi spingere, vai leggero e può essere anche che lo slant ti porti al risultato prima, con meno passaggi e con una certa dolcezza. Quindi ci può anche stare come ragionamento, eh. Però dopo quando vai oltre a me purtroppo non m'hanno mai preso. Stiletto in alluminio, io l'ho detto quando l'ho provato, ho fatto la diretta e ho detto la verità, per me era una bomba ed è stato il successo che ha avuto, non so se ha venduto mi ha detto che ha venduto 10.000 pezzi, no vabbè si pensavano quei pezzi che avevano fatto, visto che com'era andata prima, che se gli sarebbero durati tutto il 2023. Invece li hanno già finiti tutti, cioè rendetevi conto voi. E io l'ho detto subito, non perché però mi rendo conto quando una cosa è vincente e funziona. Stiletto in alluminio è un capolavoro, basta. È un capolavoro, chiuso. Sì, Luigi, Catium quando c'è la mano di un profumiere ragazzi lo sentite la qualità. Dopo può piacere o non piacere la profumazione, ma sentite la raffinatezza, la ricercatezza della profumazione, l'evoluzione. Tante volte noi siamo abituati, come succede che purtroppo anche con certi americani, ma anche con certi magari prodotti italiani, che voi sentite la bomba di profumo, ma dopo finisce lì. Cioè quella è la nota singola e finisce. Invece un profumo, quando c'è uno studio dietro, deve avere una certa evoluzione, anche i profumi di Pantarei o anche di Andrea Bianchi, perché piacciono tanto e son delle bombe? Perché partono che sono una cosa, dopo c'hanno il cuore, c'hanno il fondo, evolvono, cambiano nelle ore. Quello è anche il bello, capito? Che avete un profumo in movimento. Non ti senti un po' lo Hag Preis? Chi sarebbe? Fernandela. Devi spiegarmi chi è. Sono 2 cose completamente diverse, Giulio. Ci son 2 cose diverse, perché cambia l'esposizione. L'esposizione è il parametro principale da guardare su un rasoio, perché è quanto non quanto sporge la lama dal cap, ma quanto in linea sporge dalla barra di sicurezza, quindi quanto ti arriva prima in viso. Se è positiva ti arriva prima la lama e dopo c'è la barra di sicurezza. Se è neutra è alla pari, quindi barra di sicurezza e lametta si appoggiano direttamente in viso. Quando è negativa c'hai prima la barra di sicurezza e dopo dietro c'è la lametta, quindi devi quasi tu un po' fare pressione per arrivare a radere. Il stiletto in alluminio c'ha un gap, positivo, quindi c'hai la lametta, ecco perché devi trovare l'angolo e non è così semplice, quindi c'hai l'esposizione positiva, lavori con la lama. Il 50 dello stiletto in titanio, acciaio titanio, c'è esposizione negativa, che tra l'altro ho preso quando sono andato lì da Goodfellas, m'hanno dato la piastrina da 0,50, vi porterò anche quello di nuovo, anche se avevo già provato, però lo proviamo. Ah, ecco toh. Beh, dai, c'ho la mia classe dai, devo ammetterlo. Mi sono innamorato di 'sto coso qua, anche mia moglie mi dice sempre: il principino, il re." Sì. Esatto Luigi. Giusta osservazione. L'olfatto si abitua perché è un senso che può cercare cose nuove, funziona come allarme. I profumi artistici mantengono l'olfatto in preallarme sempre stimolato, esatto. Sì, e dopo ti lanci proprio nella scoperta di come anche dopo si muove il profumo nella pelle, di come cambia, ci diventa una cosa piacevole, no, sa di buono finito lì. Perché no, Giulio? Ti sei iscritto al canale? Se ti sei iscritto al canale la farò. Si può lo posso fare. Non ce l'ho più lo stiletto in alluminio, perché dopo l'ho dato a Enrico Montesin, però
lo provo, vi spiego le mie sensazioni, ve lo dico, non c'è nessun problema. Comunque me lo ricordo come fosse adesso, l'ho usato, me lo ricordo benissimo, c'ho le idee molto chiare. Questa è una domanda che non so. Questa è una domanda che non so. Non penso siano uguali, sai, Andrea. Però possiamo fare una cosa, la prossima volta che ci vediamo porto le piastre e proviamo. Ma, adesso così a memoria mi sa che qualcosa hanno cambiato. Infatti son proprio curioso di provare, perché non so se sono uguali. Può essere anche che siano identici, sono solo rifiniti diversi. Bisognerebbe provare. Ecco, il Gladio io lo trovo, c'è chi si trova bene, anche lì è una questione dopo personale. Lo trovo troppo sbilanciato, tutto sulla testa, il manico troppo leggero, però se uno si trova bene, niente da dire. No, se sono identiche meglio. Allora, il problema è, secondo me, anche la reperibilità delle materie prime, come vengono fatti, eccetera, certificarli e via dicendo, non deve essere una cosa facile, perché, non trovi la materia prima, ci dovrebbe esserci qualcosa sotto, me l'avevano anche spiegato, però adesso di preciso non me lo ricordo, però, ehm, non puoi tu andare in macelleria e comprare lo scarto del grasso e usarlo per fare un sapone. Dovresti usare della materia prima già che non trovi qua. Quindi, non è così semplice come pare. Ecco, non è così semplice. Ci starebbe, però io dico una cosa, guardate ragazzi che stiam con i vegetali qua in Italia stiamo arrivando a livelli che i tailovati possono fare ciao ciao. Quindi andiamo avanti che siamo sulla strada giusta. Stiamo portando dei vegetali che son delle mine atomiche, Pantarei A e B, mine atomiche. Ma poi ci sta l'americano ignorantone, nel senso buono del termine, bello tallovatone di grasso, ogni tanto ci sta. Profumazioni strane, sparate a mine così un po' fuori di testa ci sta. Il resto me lo evito tranquillamente. Eccola là, riusciti a trovare il taglio certificato, esatto. E non puoi comprare i scarti e riutilizzarli per la cosmetica, son tutte le normative, tutte cose che non è facile purtroppo da fare. Tra un po' mi richiama anche la mia. Adesso guarda Luigi dai, già che sei qua anche tu, che hai aperto Anticatura, facciamo 'sto giochino? Dai, lo facciamo adesso. Allora, aprite tutti il sito di Anticatura, okay? Appena ci siete scrivetemi: "Ci sono, ci sono". Ecco, grazie Alessandro Nurse che hai sottolineato la cosa. Bene, dai, se ci siete tutti sul sito di Anticatura facciamo il giochino, eh. Vedi, sì, sì, purtroppo quando comincia a diventare una rogna così non lo si può neanche lavorar tranquillamente, non ci si può sparare a mira così, quindi è inutile star lì a fare degli accrocchi, okay. Siamo forti nei vegetali, facciamoli diventare sempre meglio. Bene, dai che allora, vi farò una domanda direttamente dal sito, okay? Il primo che mi risponde si porterà a casa, si pagherà i 5 € della spedizione, vi chiedo solo quello, si porta a casa 2 sapponi. Allora, come prima live direi di fare, ehm, cosa facciamo qua, per fare un po' di bilanciamento? Ehm, dai, o Haken, okay, e come si chiama? E Macduff. O preferite gli altri 2? Dai, ditemi voi cosa preferite stasera. Scelgo chi mi dice di più. Allora, o Haken, Macduff o
Basta che mi scrivete uno dei due, so già che sono nella coppia dopo. O Laugar e Zingari? Oaken McDuff, perfetto, dai, ci siamo. Dai, vedo che già 3-4 mi hanno detto Oaken e McDuff. McDuff, e questo ci sarà un po' di mentolo, questo lo sento un po' fresco, questo invece no, questo qua è bello boschivo. Dai, avete scelto questi due, quindi vi portate a casa 2 saponi nuovi di pacca. Entro su Anticatura, sigara o nera, e vi pagate anche 5 euro di spedizione. Allora, eccolo qua, vediamo. Allora, ok. Mi dite mi dite, aspettate che ci arrivo, portate pazienza. Ecco qua, il primo che mi dice il prezzo dei McDuff, proprio di questo, Eastfield Parkway Shave Shop. Prezzo sono uguali per tutti, quindi chi mi dice il prezzo del McDuff? Il primo che scrive il prezzo del McDuff si porta a casa i 2 saponazzi. 85 Didi, eccolo là, ci è arrivato per primo. Quindi mi dispiace per gli altri, logicamente non si può fare tutto. Ecco, Didi si è portato a casa i 2 saponi. Dopodiché ho pensato di fare un'altra cosa, ho pensato adesso così: o facciamo su un'altra diretta questi 2 qua, okay, o per festeggiare 'sta bomba di serata, o ne facciamo un'altra con i 2 saponi già adesso, o la teniamo per la prossima, o se no possiamo fare anche con un sapone solo alla volta, però mi sembra una cosa un po', pagate la spedizione per avere un sapone, almeno diventava una cosa un pochettino più bella farne 2. Ma direi facciamo la prossima, magari la prossima settimana facciamo un'altra direttina e facciamo gli altri 2, no? Così stiamo anche un po' in compagnia e stiamo insieme. Didi si è portato a casa il sapone. Dai, teniamoli sulla corda per la prossima, dai. Dai, prossima volta li facciamo. Prossima volta, dai. Ragazzi, grazie che tutti quanti che ci avete provato, dai, è un gioco, non prendetevela, se fosse per me ve li darei a tutti. Allora, purtroppo, più di così non posso farlo, mi scrive su Messenger, tramite Facebook, per favore, mi scrive: "Eccomi qua, sono io, sono iscritto al tuo canale", mi mandi uno screenshot che sei iscritto anche su Passione Rasatura, fai il bravo, ti iscrivi su Passione Rasatura e sul canale YouTube, mi dai i tuoi estremi, mi dai la spedizione e scegli tu quale vuoi e a prezzo di costo della spedizione te li mando a casa. Beh, hai fatto una bella bomba e son 40 euro di sapone qua, quindi direi che 40 passa euro, 45 euro. Ecco, bravo Didi, bravissimo. Così capisco anche chi sei dopo, veramente nome, cognome, indirizzo, numero di casa. Dai, spero che vi siate divertiti, ci avete provato, è stato bello dai. Ecco. Prossima volta, ecco, facciamo qualcos'altro e nel frattempo pensate, magari se avete qualcosa di curiosità da chiedermi, da fare e ne parleremo insieme, Adesso vi saluto, che c'ho la mogliettina che m'aspetta. Nel frattempo m'è arrivata anche la pizza già 1 ora fa e quindi adesso vado a mangiarmi una fettina di pizza che ci sta stasera. Sì, grazie veramente che m'avete fatto compagnia, che siete stati in tanti, non m'aspettavo una cosa del genere e quindi veramente, insomma è una bella soddisfazione, vuol dire che anche voi ci tenete
e son convinto che non l'avete fatto solo per i saponi, ma perché veramente vi faceva piacere farmi compagnia. L'unica cosa, ma voi vedete nello schermo, mi vedete male come io mi sto vedendo sullo schermo qua? Cioè si vede veramente male così, tutto quanto sgranellato, o vedete abbastanza bene voi con questa webcam? Vi chiedo solo questo, dopo ci salutiamo. Malino, immaginavo. Vedrò, magari se riesco la prossima volta lo faccio col computer, so' bruciato, col telefonino, magari con StreamYard se riesco, vediamo come fare, se no mi dovrò prendere una piccola webcam. Allora se mi lasciate qualche grazia riusciamo a comprarci anche la webcam, perché ragazzi, fatica qua ragazzi far tutto. Mi dispiace. Dai, cercherò anche qua, adesso parlerò con un amico lì che mi sta aiutando per attaccare StreamYard e vediamo come se riesco a portarmi una qualità migliore la prossima diretta. Dai, cercherò veramente di fare il possibile, ragazzi. E in più, in un po' eravamo in una chat fasulla. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire una chat fasulla? È successo qualche rogna? Speriamo di no. E dai, dopo me lo dirai. Cosa vuol dire in una chat fasulla? Porca miseria. Vabbè dai, speriamo che adesso con la prossima che uso StreamYard e tutto vada meglio dai. Comunque sarà un meglio per la prossima volta. Ecco. Comunque ragazzi grazie che mi avete fatto compagnia dai. Vi auguro una buona serata, magari la prossima volta vedremo magari di farlo o durante la settimana che può essere più tranquillo la sera, o magari di domenica sera, ma secondo me magari meglio durante la settimana così, siamo un po' tutti più tranquilli, magari non c'è gente che deve andare a festa, c'ha cose da fare e via dicendo dai. Stavolta m'è venuto voglia di farla così, di provare ed è andata dai. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, dai. Buona serata a tutti quanti e grazie della compagnia. Ciao, ciao, bye bye.